Ti è mai successo di vedere in italiano espressioni come adesso mi mangio una pizza o mi bevo un bel caffè? Perché mi mangio, mi bevo? Che cosa significa mi? Ma è un verbo riflessivo? In questo caso abbiamo un verbo pronominale e lo puoi trovare nelle grammatiche con il nome di riflessivo intensivo o riflessivo affettivo. Si tratta di verbi transitivi normali come mangiare, bere, fare, che sono accompagnati da una particella pronominale. In questo caso io mi mangio una mela, lui si mangia una mela, loro si bevono un caffè. Questo pronome riflessivo in realtà è pleonastico. Che cosa significa pleonastico, Francesco? Hai ragione. Pleonastico significa che è superfluo, non ha una funzione e un significato vero e proprio, serve per intensificare l'azione. Potrei dire io mangio una pizza. L'espressione io mangio una pizza ha un significato identico a quello dell'espressione io mi mangio una pizza. Ma usando il pronome riflessivo, mi in questo caso, intensifico il verbo, intensifico l'azione e serve per dare un senso di coinvolgimento del soggetto. Quindi significa che c'è un vantaggio, un beneficio per la persona. Io mi mangio una pizza. Sto enfatizzando il piacere, il vantaggio che ho dal mangiare la pizza. Adesso mi bevo un bel caffè. Io potrei dire adesso bevo un caffè, ma adesso mi bevo un bel caffè. Lo faccio per me. C'è un senso di affetto e c'è un coinvolgimento, c'è un beneficio per me. Quindi quando prendiamo un verbo transitivo normale come mangiare, bere, fare e lo trasformiamo in un verbo riflessivo, stiamo aggiungendo dell'enfasi, stiamo personalizzando questo verbo e sottolineiamo che c'è un vantaggio per quella persona. Ovviamente è usato nell'italiano colloquiale, questo, per intensificare l'azione. Stasera mi guardo un bel film. Anche in questo caso io potrei dire stasera guardo un bel film, ma mi guardo un bel film indica che è un piacere, è un vantaggio, un beneficio per me, è una cosa che faccio per me. Ovviamente vale anche per le altre persone. Lucia si fa una bella passeggiata. Anche in questo caso posso dire Lucia fa una bella passeggiata, ma Lucia si fa una bella passeggiata intensifica il beneficio e il coinvolgimento di Lucia nell'azione. Fin qui tutto bene. Si tratta semplicemente di trasformare un verbo normale in un verbo riflessivo. Aggiungiamo solo il pronome riflessivo per intensificare il coinvolgimento del soggetto. E al passato prossimo? Essendo un verbo pronominale con la particella si, l'ausiliare è essere al passato prossimo. Quindi al presente io mi faccio una lunga passeggiata, al passato prossimo diventa ieri mi sono fatto una bella passeggiata. Lucia si mangia una pizza, la settimana scorsa Lucia si è mangiata una bella pizza. L'ausiliare è essere, quindi anche il participio passato del verbo principale si accorda, quindi con Lucia è al femminile, si è mangiata una pizza. Luca si beve un cappuccino. Anche in questo caso abbiamo una particella pronominale pleonastica, beve un cappuccino, si beve un cappuccino, e al passato prossimo Luca si è bevuto un cappuccino. Conoscevi già questo uso riflessivo dei verbi transitivi?
Fammi sapere se lo conoscevi già nei commenti e, ovviamente, ma ormai lo sai già, ti chiedo di scrivere delle frasi per esercitarti con questo nuovo uso dei verbi. Io leggo le tue frasi nei commenti. Ci vediamo presto!